Sanremo 2026, il regolamento cambia poco, ma ridisegna i confini della gara. Il regolamento del Festival di Sanremo 2026 è stato pubblicato il 16 ottobre 2025 e conferma la cornice già nota, 5 serate dal 24 al 28 febbraio 2026 sotto la direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti, introducendo però alcune modifiche formali che incidono sull'equilibrio competitivo della manifestazione. Il documento ufficiale disponibile sul sito della RAI stabilisce le regole che disciplineranno composizione delle squadre, durata dei brani, criteri di selezione per le nuove proposte e il meccanismo di voto, elementi che nella loro semplicità apparente definiscono chi avrà maggiori chance in scena e quali spazi rimangono per i giovani emergenti. La novità più evidente è numerica. La categoria principale conterà 26 big in gara, mentre la sezione nuove proposte è stata ridotta a 4 artisti. Di questi 4, 2 arriveranno dalla procedura storica di Area Sanremo e 2 saranno scelti nella finale di Sanremo Giovani, fissata per metà dicembre 2025. La scelta di combinare una selezione interna Area Sanremo e la competizione pubblica di Sanremo Giovani mantiene aperto un doppio canale di accesso. Da un lato la tradizione istituzionale, dall'altro la leva mediatica e pop degli emergenti. Il regolamento specifica con chiarezza anche i limiti di durata e i vincoli linguistici. I brani dei big non potranno superare i 3 minuti e 30 secondi, mentre le proposte giovani dovranno restare entro i 3 minuti. Inoltre è sottolineata la prevalenza della lingua italiana nel testo, consentendo soltanto inserimenti marginali in dialetto o lingue straniere, purché non compromettano l'identità nazionale del brano. Queste misure non sono soltanto dettagli tecnici, influenzano arrangiamento e costruzione narrativa delle canzoni, riducono lo spazio per intro estese e impongono una compattezza che favorisce proposte immediatamente riconoscibili. La scansione delle serate nella forma non stravolge il festival, ma ne ridefinisce i pesi. La prima serata vedrà l'esecuzione di tutti i 26 big e la votazione è affidata alla giuria della sala stampa, TV e web. La seconda e la terza vedranno alternarsi metà degli artisti e contestualmente le sfide tra le nuove proposte. I 4 giovani saranno accoppiati in 2 duelli, la cui vittoria vale l'accesso alla fase successiva. La quarta serata è dedicata a cover e duetti, pezzi editi reinterpretati dagli artisti, una serata che, secondo il regolamento, non incide sul computo finale dei voti che determineranno la classifica dei big. La finale invece ricompone la partita. Gli artisti tornano tutti sul palco e la somma dei voti, raccolti nelle diverse serate, escluse quelle di cover, produce una classifica dalla quale le prime 5 posizioni accederanno a un'ulteriore votazione per decretare il vincitore assoluto. Il sistema di votazione mantiene una struttura mista, televoto del pubblico, giuria della sala stampa, TV e web e giuria delle radio sono i 3 attori chiamati a ponderare il risultato. Sebbene alcune testate riportino percentuali simili a quelle delle edizioni precedenti, è il meccanismo combinato, l'alternanza di serate con voto prevalente di una giuria o dell'altra, a rendere il processo meno lineare e più soggetto a oscillazioni legate a dinamiche di piazza, stampa e circuito radiofonico. Questo assetto favorisce proposte che sappiano al contempo colpire il pubblico da casa e conquistare credenziali critiche e di addetti ai lavori. Il regolamento contempla infine vincoli di esclusività e finestre temporali pensate a tutela dell'evento. Gli artisti ammessi non dovranno esibirsi in anteprima televisiva o radiofonica con i brani in concorso a partire da una data stabilita e dopo l'evento il vincitore, sia nella categoria big sia nelle nuove proposte, dovrà rispettare determinate limitazioni di apparizione su emittenti diverse da RAI fino ai primi giorni di marzo 2026. Le scadenze per gli adempimenti tecnici sono nette. La consegna dei brani era fissata entro il 17 novembre 2025 e a partire dal 23 novembre la RAI renderà pubblici i nomi degli artisti ammessi. Tali scadenze organizzative segnalano come il festival voglia evitare fughe di notizie casuali e preservare la tensione promozionale nei mesi che precedono la kermesse. Al di là dei numeri e delle procedure, il regolamento parla della direzione strategica del festival. Mantenere l'equilibrio tra tradizione e rinnovamento,
tutelare la qualità musicale attraverso limiti tecnici e giurie professionali e al tempo stesso conservare la capacità di generare appuntamenti televisivi forti, capaci di mobilitare il pubblico e rinnovare l'attenzione mediatica. Le scelte operate, poche modifiche strutturali, ma precise, mostrano la volontà di contenere sperimentazioni radicali e di privilegiare una gestione che renda confrontabili le performance, dando agli artisti il terreno per emergere più per la canzone che per il contorno. Per chi vuole leggere il testo integrale del regolamento o verificare le specifiche tecniche dei singoli articoli, il PDF è disponibile sul sito RAI e costituisce la sorgente primaria delle norme qui sintetizzate. Per i commenti d'archivio e le prime reazioni della stampa nazionale, il Corriere della Sera, TG24, Rai News e la Gazzetta hanno pubblicato analisi e riassunti e possono aiutare a collocare le nuove disposizioni nel quadro più ampio della storia recente del festival.